Perché mi piace l'idea della vacanza, essere libera, non pensare alla mondanità, insomma. Anzi, trovo che è una grande fatica essere mondani, perciò non è una vacanza. Oggi il nostro viaggio nel mondo delle dive italiane ci porta ad ammirare una delle attrici più iconiche e affascinanti del cinema italiano, Dalila Di Lazzaro. Prima di immergerci nei suoi ruoli indimenticabili, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure tra le bellezze del cinema di un'epoca che non smette mai di farci sognare. Dalila Di Lazzaro nasce a Udine il 29 gennaio 1953. Inizia la carriera come modella, ma la sua bellezza magnetica e il carisma naturale non potevano restare confinati al mondo della moda. Nel 1972 Dalila debutta al cinema con Si può fare, amigo, e da lì inizia la sua lunga avventura cinematografica, che la porterà a lavorare con alcuni dei più grandi registi italiani e internazionali. Negli anni 70, con film come Frankenstein 80 e Il mostro in tavola Barone Frankenstein, 1974, diretti da Paul Morrissey, viene notata per il suo fascino sensuale e per la sua presenza scenica. È proprio grazie a questi ruoli che la sua bellezza esplosiva e una certa audacia in scena iniziano a catturare il pubblico, confermando Dalila come una delle figure più ricercate del cinema di genere. Uno dei suoi ruoli più noti è sicuramente La pupa del gangster, 1975, diretto da Giorgio Capitani, dove interpreta la conturbante protagonista femminile accanto a Marcello Mastroianni. In questo film, Dalila incarna alla perfezione la sensualità vivace e spensierata che caratterizzava molte pellicole di quel periodo. Grazie alla sua eleganza innata, riesce a rendere ogni scena maliziosa, ma sempre raffinata. Questo posto è nella Maremma veramente crudo, dove non c'è nessuno, e dove per 20 chilometri di spiaggia proprio non può entrare nessuno, e così farò una vacanza molto selvaggia. Il vero boom per Dalila Di Lazzaro arriva tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Nel 1977 recita in Tre tigri contro tre tigri, un'altra commedia di successo che la vede al centro dell'attenzione per la sua bellezza disarmante. Ma è con Dario Argento che raggiunge un nuovo livello di notorietà internazionale. Nel 1985 nel cult horror Fenomena interpreta la direttrice del collegio. Anche in questo ruolo la sua figura attraente resta protagonista, pur in un contesto di suspense e mistero che arricchisce la sua performance. Un altro ruolo memorabile arriva nel film Spogliando Valeria, 1989, diretto da Bruno Gaburro. Qui Dalila si lascia andare a una sensualità prorompente in un film giallo-erotico che ha lasciato un segno tra gli amanti del genere. La sua interpretazione di Eva in questa pellicola ha fatto parlare molto all'epoca, non solo per le scene audaci, ma anche per la capacità di fondere erotismo e tensione narrativa in modo elegante e seducente. Nel corso degli anni '80, la Di Lazzaro è stata coinvolta in numerosi progetti di rilievo. È il caso di film come Voltati Eugenio, 1980, e Quando la coppia scoppia, 1981, due commedie che hanno consolidato la sua fama. Strano tipo, no? Sì, strano. Grazie. Però simpatico. Ecco perché c'è simpatico. E fa leva sul nostro senso materno. Può darsi. Ma non è solo il cinema ad apprezzare la sua bellezza. In quel periodo, Dalila appariva frequentemente sulle pagine di riviste come Playman e Albodoro, diventando un vero e proprio sex symbol di quegli anni. Al di fuori dello schermo, Dalila ha avuto una vita altrettanto affascinante. Per un breve periodo ha avuto una relazione con Gianni Agnelli, una storia che ha fatto scalpore sui giornali. Successivamente si è legata sentimentalmente a due icone del cinema internazionale, Alain Delon e Jack Nicholson. Con Nicholson, in particolare, ha avuto una relazione durata circa 10 anni, segno della sua irresistibile attrazione, anche per le grandi star hollywoodiane. Nonostante il grande successo, la vita di Dalila non è stata esente da tragedie. Nel 1991 perde il suo unico figlio Christian in un incidente stradale. Questo evento devastante l'ha segnata profondamente, portandola a rallentare la sua carriera e a cercare conforto nella scrittura e in un nuovo percorso di vita. Nel 1997 un grave incidente motociclistico l'ha costretta a lunghi anni di dolore fisico, ma la sua forza interiore l'ha aiutata a risollevarsi. Nonostante le difficoltà,
Dalila non ha mai smesso di brillare. Negli ultimi anni è tornata sul grande schermo con L'ultima ruota del carro, 2013, e ha preso parte a serie televisive di successo come Rodolfo Valentino, La leggenda, 2014. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2016 con il film 80 voglia di te, dove ha mostrato ancora una volta che la sua bellezza e la sua grazia sono senza tempo. Soffittari, Dalila Di Lazzaro, è molto più di una bellezza mozzafiato. È una donna che ha affrontato la vita con coraggio, superando dolori inimmaginabili e continuando a risplendere. Se vi è piaciuto questo viaggio nella sua straordinaria carriera, lasciate un bel like e scrivetemi nei commenti se avete altre attrici di quegli anni che vorreste vedere protagoniste delle prossime puntate. Iscrivetevi per non perdere i prossimi racconti dalla nostra cara Soffitta. Alla prossima puntata!